Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio, e ricordatevi di iscrivervi e condividere il video prima di continuare. Grazie di cuore. Oggi il mondo del gossip fruscia come un sipario mosso dal vento, secondo indiscrezioni insistenti. L'attrice Özge Yağız avrebbe rivolto a Gökberk Demirci una proposta che ha fatto tremare i salotti dello spettacolo. La frase su cui tutti mormorano sarebbe stata diretta e spiazzante. Lascia la tua fidanzata, sposiamoci. Una confidenza captata dietro quinte rumorose e cene affollate, capace di far sobbalzare anche i più scettici. Queste voci non sono spuntate dal nulla. Da tempo, chi segue i movimenti di set, provini e incontri con amici comuni nota una sintonia particolare tra Özge e Gökberk. Sono anni che i due lavorano negli stessi ambienti, si intrecciano nei corridoi delle produzioni, scambiano saluti dietro i camerini e, stando ai più attenti, di recente tra loro sarebbe cambiato qualcosa. L'energia tra sguardi, il tono delle battute, la naturalezza con cui scivolano nella stessa conversazione, dettagli che, messi insieme, fanno pensare a un legame diventato più intenso di una semplice amicizia. A dare sostanza ai sussurri ci sarebbe un racconto trapelato nelle rubriche più informate. Özge, lontano dai riflettori e in un contesto di pochissimi intimi, avrebbe parlato in modo cristallino della vita privata di Gökberk. È risaputo che lui sia fidanzato da tempo, e proprio questa certezza rende la presunta frase di lei un detonatore emotivo. E allora le domande si moltiplicano: sta per arrivare una rottura? È davvero iniziata una partita in cui il cuore vuole dettare le regole davanti a un impegno già preso? Le reazioni non si sono fatte attendere. C'è chi giura che Gökberk sia rimasto colpito, quasi disorientato, e che ai suoi amici più fidati abbia confidato di attraversare un periodo difficile. Secondo alcuni, è un vortice di sentimenti che lo tira in direzioni opposte. Secondo altri, lui vorrebbe solo tenere la sfera privata al riparo da curiosità invadenti e riflettori inopportuni, sospendendo qualsiasi commento. Nel frattempo, il silenzio di Özge fa rumore. L'attrice non ha concesso dichiarazioni, non ha smentito né confermato, e proprio questa quiete sospesa alimenta il fuoco. Le riviste ricordano una sua frase passata, citata spesso nelle interviste: in amore preferisco il coraggio, non nascondo ciò che sento. Un pensiero che, ripescato ora, sembra la scintilla perfetta per incendiare ogni teoria. Nessuna nota ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati, e così l'attenzione resta puntata su Gökberk, sul suo prossimo passo, sulla sua capacità di scegliere in uno scenario dove ogni mossa fa notizia. La curiosità di tutti si concentra sulla sorte della sua relazione. C'è chi considera la voce un'eco amplificata dietro le tende del palcoscenico, chi invece l'anticipazione di un cambiamento già in atto. Qualunque sia la verità, è il tema più caldo delle ultime ore e non accenna a raffreddarsi. Le chiacchiere più ostinate sostengono che non si tratti di un singolo scambio, ma di un intreccio di conversazioni sempre più fitte. Negli ultimi giorni, raccontano, il dialogo tra Özge e Gökberk sarebbe cresciuto in frequenza e intensità. Incontri a eventi privati, presenze negli stessi salotti, telefonate che si allungano dopo la mezzanotte, dettagli osservati da chi ruota intorno a loro e che, sommati, fanno nascere l'inevitabile domanda: tra i due, c'è davvero qualcosa in più? In questa trama, un'altra figura aleggia silenziosa, la fidanzata di Gökberk. Le notizie che circolano parlano di inquietudine, di sgradita esposizione e di un equilibrio di coppia entrato in zona turbolenza. Fonti vicine sostengono che lui sia imprigionato in un dilemma spietato: salvaguardare la propria vita affettiva o seguire la scossa di un sentimento che forse non è più possibile definire solo affetto. La scena, intanto, descrive un Özge che non arretra, che non baratta ciò che prova per una quiete apparente. Pare che una sua confidenza all'interno del ristretto cerchio di amici abbia aumentato il brusio: la vita è breve, inseguo chi mi fa felice. Una dichiarazione che i sostenitori hanno accolto come un atto di sincerità, mentre altri l'hanno criticata con durezza. Sui social, i commenti si sono divisi: da un lato chi minimizza parlando di gossip gonfiati,
Dall'altro chi sostiene che l'energia tra i due sia cambiata da tempo. C'è chi scompone vecchie interviste, chi analizza le espressioni in foto condivise mesi fa, chi rilegge messaggi pubblici scambiati in passato cercando indizi rimasti inosservati. Nel mezzo di questo tumulto, l'interrogativo cruciale resta uno: quale sarà la decisione di Gökberk? Resterà con la sua fidanzata o si profilerà una rottura destinata a scuotere le pagine di cronaca rosa? Per ora, lui e Özge tacciono. Un silenzio che, giorno dopo giorno, sembra trasformarsi in una calamita per nuove supposizioni. Le redazioni seguono ogni minimo sussulto, pronte a voltare pagina e a riempirla di nomi, frasi, gesti, come se fosse una sceneggiatura pronta a diventare realtà. Dopo i primi boati, lo sguardo si è spostato sui luoghi di lavoro, sulle setlist delle produzioni, sui corridoi dove gli incontri sono possibili e, a volte, inevitabili. Subito è nata la domanda: Özge e Gökberk si faranno vedere insieme? Secondo chi raccoglie confidenze dietro la macchina da presa, entrambi avrebbero scelto di muoversi con estrema cautela, evitando contesti in cui una foto, una ripresa, un saluto di troppo possano innescare nuovi titoli. Un'accortezza che, paradossalmente, spinge molti a chiedersi se non ci sia davvero qualcosa da proteggere. Intanto, c'è chi riferisce che Gökberk si dichiari a disagio per l'attenzione morbosa che grava sulla sua sfera privata. Sarebbe convinto che questo tipo di notizie oscuri il suo lavoro, trascinandolo in una palude mediatica dove anche un gesto neutro diventa indizio. Si parla della sua intenzione di allentare la presenza pubblica per un po', di lasciare che le acque si placchino. Resta però avvolto nella nebbia l'effetto che tutto questo ha sulla relazione con la fidanzata. Le fonti più allarmate parlano di una prova seria, di un banco di resistenza che pochi legami superano illesi. Özge, dal canto suo, sembrerebbe mantenere una compostezza irreprensibile. Nelle conversazioni confidenziali, avrebbe fissato un punto fermo: non devo rendere conto a nessuno. Una frase che, raccolta e ripetuta, è interpretata come il manifesto di chi non ha intenzione di piegarsi ai mormorii. Anche i suoi post, misurati eppure punteggiati di parole scelte con cura, sono letti come messaggi sottili, segni nascosti in bella vista che i fan decodificano con passione e che i detrattori attaccano con scetticismo. L'attesa si fa pesante, e ogni non dichiarazione assume il valore di una mezza ammissione, o almeno così sembra a chi scruta tra le righe. L'assenza di un no secco o di un sì ardito cementa l'idea che questa storia resterà sulla cresta dell'onda a lungo. Tutti hanno gli occhi puntati su Gökberk, sull'eventuale dichiarazione che potrebbe spezzare il sortileggio del silenzio. Sarà una presa di posizione capace di salvare l'attuale legame o il preludio a un amore che chiede di uscire dal retroscena per prendersi il centro del palco? I mormorii, però, non finiscono qui. Si racconta che gli amici più vicini siano intervenuti, ciascuno portando con sé il proprio bagaglio di consigli. Alcuni, preoccupati per lo stress e la confusione, avrebbero esortato Gökberk a non prendere decisioni affrettate. Altri, conoscendo l'indole di Özge, avrebbero sottolineato come lei sia stata limpida nel dichiarare i propri sentimenti, senza giochi o maschere. Pressioni incrociate, sguardi che pesano, silenzi che impongono scelte. C'è chi giura che questa indecisione stia affiorando anche nei momenti pubblici di Gökberk: uno sguardo che scivola via, una risposta breve al posto di una frase rotonda, l'aria assorta di chi pesa ogni parola come se potesse diventare un titolo. E quando gli chiedono della vita privata, lui taglia corto, sposta l'attenzione, lascia dietro di sé un vuoto che i microfoni riempiono con supposizioni. Non voglio parlare adesso, avrebbe detto allontanandosi in fretta, una frase rimbalzata ovunque interpretata come il segno di una scelta precisa: far parlare il tempo. Intorno, il pubblico osserva, commenta, si appassiona. C'è chi ricorda le scene condivise anni fa, l'intesa che sembrava scritta e poi la distanza, gli sguardi ritrovati in una premiazione, un sorriso non trattenuto su un tappeto rosso. A qualcuno basta un dettaglio per tessere una trama, ad altri neppure un'intervista con i toni giusti convince. In questa altalena, l'unica certezza è che ogni giorno aggiunge un tassello a un mosaico fatto di non detti e dettagli,
di rumor sbandierati e di repliche mancate. Si torna così al cuore della questione, alla presunta frase che ha dato il via all'eco: lascia la tua fidanzata, sposiamoci. Può un gesto di coraggio essere allo stesso tempo una mossa azzardata? Può un sentimento chiedere spazio dove c'è già un impegno? La risposta, forse, la custodiscono solo i protagonisti. Ma il racconto che li circonda, per ora, continua a crescere, alimentato dalla curiosità e da quella sottile elettricità che si accende quando due destini sembrano richiamarsi, a distanza. E mentre gli addetti ai lavori scrutano agende e comparsate, provano a prevedere incroci e coincidenze, i diretti interessati restano nell'ombra di una discrezione controllata. Chi li conosce davvero dice che la realtà, spesso, è meno rumorosa del chiacchiericcio, che le decisioni maturano piano, come la luce che filtra alla fine di un tunnel. Eppure, proprio questa lentezza tiene tutti sospesi, come se bastasse un annuncio, un titolo, una storia in primo piano per cambiare il corso degli eventi. Fino ad allora, il copione rimane aperto. Un uomo chiamato a scegliere, una donna che sostiene ciò che prova, una fidanzata alle prese con una tempesta mediatica che nessuno vorrebbe vivere. Le parole non dette pesano quanto quelle pronunciate, e il palcoscenico del gossip, impietoso, non chiude il sipario. Noi restiamo qui, in ascolto, pronti a raccontarvi ogni svolta. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividetelo. A presto!